Eracle è solo muscoli e coraggio? Un nostro ascoltatore propone una visione diversa. Le sue fatiche potrebbero essere metafore del viaggio dell'umanità. Interessante, vero? E se ti dicessi che anche Ecuba nasconde un segreto antico? E Medusa è solo un terribile mostro? Rimani qui e preparati a una puntata ricca di rivelazioni. Prima di iniziare desidero ringraziare i mecenati che su Tipeee supportano questo podcast. Giacomo, Tiresia, il caro Angelo e Giulia che mi ascolta in auto. Marco e Gianmario, grazie anche a Silvia Phil, Denise, Dalila, Gioele e Jimbo, grazie ad Alessia, Raul, Chiara Miriam e Len. Diventa anche tu parte di questa avventura. Supporta questo podcast andando su Tipeee usando il link in descrizione. Questa che stai ascoltando è la seconda puntata speciale di Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Oggi rispondo alle domande degli ascoltatori. Io sono Alessandro Gelain, ma questo già lo sai. Puntata numero 201. Eracle, Ecuba, Medusa. Un viaggio nei misteri del mito. Alessio mi chiede che ne penso delle sue interpretazioni su una lettura metaforico-simbolica del mito di Eracle, a partire dalle fatiche fino a comprendere per intero la sua vita. La prima che propone Alessio nelle sue parole è una lettura che inquadra le fatiche dell'eroe come un viaggio introspettivo verso una pace interiore. La seconda interpreta la vita di Eracle come una immagine del percorso della stessa razza umana, che si muove dall'addomesticamento della natura fino al credere in un aldilà. Le interpretazioni sono in effetti entrambe affascinanti e ben ponderate, oltre che supportate dal lavoro di diversi studiosi. Il mito di Eracle, come si può dire di ogni mito, si presta effettivamente a molteplici letture, ciascuna delle quali può rivelare aspetti diversi della condizione umana. La prima interpretazione, che inquadra le fatiche di Eracle come un vero e proprio viaggio interiore alla ricerca di una pace profonda e duratura, porta il racconto della vita dell'eroe a collegarsi con temi universali dell'esperienza umana. Non si limita cioè a considerare le fatiche come semplici prove di forza fisica o sfide imposte dal destino, ma le trasforma in tappe fondamentali di un percorso di introspezione, attraverso il quale l'eroe, e con lui ciascuno di noi, si confronta con i propri demoni interiori, le paure più nascoste e le fragilità che spesso preferiamo ignorare. Questa lettura entra in profonda risonanza con il concetto archetipico dell'eroe, figura mitica che, oltre a combattere nemici e ostacoli tangibili nel mondo esterno, deve affrontare anche le battaglie invisibili che si annidano nel suo animo. Le fatiche di Eracle, così viste, non sono soltanto imprese fisiche da superare, ma assumono una valenza simbolica più ampia, divenendo una rappresentazione delle sfide emotive e psicologiche che tutti noi in vari momenti della vita ci troviamo, ahimè, a dover fronteggiare. Si trasformano in metafore potenti delle lotte interiori, del costante confronto con il proprio ego, con il desiderio di migliorarsi e infine di trovare quell'equilibrio che è la base della nostra serenità. Ogni fatica diventa perciò una tappa di un percorso di evoluzione, un passaggio necessario per raggiungere un livello di consapevolezza e di saggezza superiore. L'eroe, attraverso il superamento di questi ostacoli, non solo rafforza la propria identità, ma guadagna una comprensione più profonda di sé e del mondo che lo circonda. In questo senso, come suggerisce Alessio, le fatiche rappresentano un viaggio di trasformazione, un processo di crescita personale che hanno come fine ultimo la conquista dell'armonia interiore, quel senso di pace che deriva dalla completa accettazione di sé e del proprio posto nell'universo. La seconda interpretazione, che considera il mito di Eracle come una grande metafora del percorso evolutivo dell'umanità, si apre a una riflessione di respiro decisamente più ampio, poiché abbraccia secoli di sviluppo culturale e intellettuale. Questa lettura vede nelle imprese dell'eroe un simbolo del passaggio dell'essere umano da uno stato primitivo, in cui domina e addomestica le forze della natura selvaggia, a una fase più avanzata,
in cui si confronta con le domande più profonde e misteriose sull'aldilà e sul senso ultimo dell'esistenza. Eracle non sarebbe dunque soltanto un protagonista mitico alle prese con mostri e sfide sovrumane, ma un emblema dell'evoluzione stessa della civiltà umana, un riflesso del cammino compiuto dall'umanità nella sua costante ricerca di ordine e significato. Questa prospettiva amplia la portata del mito, suggerendo che le fatiche di Eracle possano essere lette non solo come imprese eroiche individuali, ma come simboli delle tappe che l'umanità intera ha attraversato nella sua lunga lotta per comprendere e dominare le forze naturali. All'inizio l'uomo si confronta con la natura in quanto forza incontrollabile, che può essere sia fonte di vita sia di distruzione. Le fatiche di Eracle in questo contesto rappresenterebbero le prime conquiste dell'uomo sulle forze primordiali: il fuoco, l'agricoltura, la costruzione di città e di società organizzate. Ma la proposta di Alessio non si ferma qui. Il mito di Eracle aprirebbe anche a una riflessione sul rapporto dell'uomo con il divino e con l'aldilà. Dopo aver dominato la natura, l'umanità si volgerebbe inevitabilmente a interrogarsi su ciò che viene dopo la morte, sul significato della vita oltre il mondo materiale. L'eroe, che alla fine della sua esistenza viene accolto tra gli dei, diventerebbe così una figura simbolica del viaggio dell'uomo verso una comprensione più spirituale e trascendente. In realtà il pensiero greco antico non inquadra la vita ultraterrena come un momento di rinascita spirituale o di comprensione del tutto. L'Ade, nel mito antico, è un luogo statico, buio e senza prospettive, in cui si può dire che gli spettri sopravvivono quasi immemori di sé. Solamente con l'arrivo delle interpretazioni dell'orfismo e del pitagorismo cominciano a farsi strada idee come purificazione e rinascita e dunque di evoluzione spirituale. La mia interpretazione personale tende a vedere il mito di Eracle come una complessa allegoria della condizione umana che abbraccia elementi di entrambe le letture. Vedo in Eracle un simbolo della lotta dell'umanità contro le proprie limitazioni, sia fisiche che morali. Le sue fatiche rappresentano le sfide universali che ogni individuo e ogni società devono affrontare: la conquista della natura, la lotta contro le proprie debolezze, la ricerca di redenzione. Concordo in pieno con l'idea che le sue fatiche non sono solo prove di forza fisica, ma anche di virtù morale e di saggezza pratica, qualità che tra l'altro i greci consideravano essenziali per una vita ben vissuta. Non dobbiamo infatti dimenticare il contesto culturale e politico in cui questi miti si sono evoluti. Il mito di Eracle potrebbe anche riflettere ideali sociali e politici dell'antica Grecia, come il valore del servizio alla comunità, la lotta contro la tirannia, rappresentata da molti dei mostri che affronta, e l'importanza dell'equilibrio tra forza e saggezza. Ringrazio Alessio di cuore per questa sua stimolante domanda. Francesco mi tira le orecchie perché nell'episodio 197 ho solamente accennato e non ho argomentato sul rapporto di parentela di Aiace e Oileo con la stirpe regnante su Troia, e ha ragione da vendere. Cerco di rimediare qui. Come ricorderai, durante l'assedio di Troia, Aiace, Oileo e Odisseo mettono in atto una loro spedizione segreta in città per trafugare il Palladio. Una volta nelle mani degli Achei, questa sacra statua garantisce, secondo l'indovino calcante, la caduta inevitabile di Troia. Per prepararsi alla missione, Odisseo, al fine di non essere riconosciuto, si fa picchiare a sangue da Diomede, fino quasi a farsi sfigurare. Una volta in città, egli inganna tutti con il suo aspetto dimesso. Tutti tranne Elena. Questa lo accoglie nella sua casa, lo fa lavare, lo riveste con abiti puliti, scoprendo infine la sua vera identità, l'astuto re di Itaca. Odisseo rivela ad Elena il suo piano, pregandola di non denunciarlo. La ex regina di Sparta, che ha già in cuore di tornare da Menelao, non fa in tempo ad aprire bocca che improvvisamente compare Ecuba. Odisseo si inginocchia, implorando pietà. Se lui e Aiace non verranno denunciati, promette che la famiglia reale verrà risparmiata durante il sacco di Troia, se questa mai cadrà. Ahimè, alla caduta di Troia, la promessa non viene rispettata. Odisseo manca alla sua parola.
per la pragmatica ragion di Stato che obbliga i vincitori a sterminare i vinti. Cieco alle lacrime di Ecuba e sordo alle sue preghiere, non si oppone alla uccisione di Polissena. Tornando a noi, ci domandiamo per quale ragione Ecuba acconsenta a mantenere il silenzio. La motivazione è però avvolta nel mistero, in quanto una promessa di immunità, secondo Robert Graves, appare non sufficiente. Il magnifico poeta e saggista Robert Graves ipotizza infatti, dati alla mano, che un legame tra Ecuba e Aiace ci possa essere stato. Secondo alcune fonti, la città di Priamo è stata anticamente colonizzata dai Locresi. Costoro hanno goduto perciò del diritto di fornire a Troia una, aliquota di sacerdotesse per il culto di Atena. Questo privilegio continua ad essere esercitato per molti anni, anche dopo la fine della guerra di Troia, quando la città, ormai perduta ogni importanza politica ed economica, è diventata solo meta di pellegrinaggi sentimentali. Non è difficile immaginare il grande disprezzo dei troiani superstiti per quanto riguarda queste sacerdotesse nemiche. Ecuba viene spesso descritta come una straniera nella sua stessa patria, un elemento che potrebbe spiegare il suo legame con la Locride. Forse è proprio questa connessione che la porta ad aiutare segretamente Aiace a trafugare il Palladio. Ecuba, nonostante non abbia alcun motivo di amare Odisseo, potrebbe scegliere di non denunciarlo per un senso di appartenenza comune, soprattutto in un momento di crisi per Troia. È interessante notare come Ecuba venga spesso indicata come figlia di Cisseo, re di Tracia, il che rafforza la sua identità come straniera. Infatti, secondo alcune fonti, si potrebbe ipotizzare un legame addirittura tra Ecuba e la Locride. Graves riporta, come ti dicevo, che la città di Troia fu colonizzata dai Locresi e che Ecuba stessa potrebbe essere stata parte o fare parte di questa discendenza locrese. Ciò spiegherebbe perché ella non abbia denunciato Odisseo. Un legame culturale o etnico, anche lontano, potrebbe aver influenzato le sue decisioni. Potremmo trovarci di fronte a un caso di sovrapposizione di tradizioni mitologiche, in cui Ecuba, pur essendo Tracia di nascita, rappresenta anche un retaggio locrese che la porta a riconoscere una comune appartenenza con Aiace e Odisseo. In più, la presenza di sacerdotesse locresi a Troia anche dopo la guerra rafforza questa connessione e suggerisce che i rapporti tra i due popoli fossero più profondi di quanto comunemente si creda. Un ultimo particolare. Nell'episodio su Aiace o Ileo faccio un accenno a un fantomatico cunicolo che dal centro di Troia porta fuori dalle mura di Priamo. Molti hanno creduto che fosse una invenzione poetica, fino a quando non è stato scoperto, durante degli scavi, un camminamento sotterraneo con le giuste caratteristiche per essere considerato come il corridoio che le vergini locresi percorrevano per giungere al tempio di Atena in Troia. Fantastico! Alcune ascoltatrici sono rimaste affascinate da Medusa e mi chiedono un approfondimento. La Gorgone è una figura tra le più complesse del mito greco. La sua storia infatti presenta due variazioni importanti. Innanzitutto 2 parole su di lei e sulla sua famiglia, per chi non ne avesse mai sentito parlare. Medusa è una delle 3 Gorgoni, figlie di Forco e Ceto, 2 divinità marine primordiali. Creature mostruose che abitano oltre il grande fiume oceano, ai margini del mondo conosciuto nell'estremo occidente. Le Gorgoni sono descritte in alcune versioni come esseri mostruosi, con serpenti al posto dei capelli, zanne di cinghiale, ali d'oro e occhi capaci di pietrificare chiunque le guardi direttamente. Esiodo ci informa che, a differenza delle sue sorelle Steno ed Euriale, Medusa è l'unica mortale, e questa distinzione è cruciale per il suo destino. Egli ci informa che Medusa viene uccisa da Perseo, ma il racconto rimane scarno e privo dei dettagli tragici che emergeranno in versioni più tarde. Fra loro una sola era mortale, le altre 2 immortali e senza vecchiezza, entrambe. La mortale fu Perseo ad ucciderla.
Esiodo si limita a questa menzione, concentrandosi sull'aspetto eroico di Perseo e considerando la figura di Medusa come un semplice ostacolo da superare. Dal sangue di Medusa nascono due esseri straordinari, Pegaso, il cavallo alato, e Crisaore, armato di spada d'oro. Questo dettaglio, nascita dalla morte, aggiunge una dimensione simbolica alla uccisione di Medusa, legando il suo sacrificio alla nascita di figure che incarnano sia il potere della libertà, Pegaso, sia quello della forza guerriera, Crisaore. La decapitazione di Medusa, quindi, non rappresenta solo la sconfitta del mostro, ma anche un atto creativo e rigenerativo. Nel poema di Ovidio, Le Metamorfosi, la narrazione su Medusa si carica di sfumature più complesse e tragiche. Il mito viene rielaborato con una enfasi più centrata sulla trasformazione fisica e morale del personaggio. Ovidio ci racconta che Medusa non è sempre stata una creatura mostruosa. Al contrario, in origine è una splendida fanciulla celebre per la sua bellezza, in particolare per i suoi capelli. Tuttavia, il suo destino cambia drasticamente quando Poseidone, invaghitosi di lei, la violenta all'interno del tempio di Atena. Questo atto non solo profana il santuario, ma scatena l'ira della dea stessa. Si dice che fosse un tempo una bellissima fanciulla e il desiderio di molti pretendenti bramava di averla, e dei suoi capelli la bellezza più grande fu ciò che la condannò, perché fu vista da Nettuno e violentata nel tempio di Minerva. Ovidio qui introduce un elemento fondamentale: la punizione di Medusa non è per la sua colpa, ma per il sacrilegio compiuto nel tempio. Atena, irritata dall'atto compiuto nel suo spazio sacro, la punisce trasformando i suoi splendidi capelli in serpenti e donandole il terribile potere di pietrificare chiunque la guardi. Come avrai certamente notato, questo evento rappresenta una profonda ingiustizia divina. Medusa è la vittima di una violenza, eppure incredibilmente è lei a subire la punizione. Con questa dimensione tragica, Medusa diviene il simbolo di una bellezza distrutta e di un'innocenza corrotta da forze superiori. E Atena? La dea della saggezza e della giustizia assume qui un ruolo ambiguo, perché la sua vendetta sembra più legata alla protezione del suo tempio che a un senso di equità. La reazione sproporzionata della dea contribuisce a conferire alla storia di Medusa una qualità tragica, facendola diventare una vittima dell'arroganza divina. Questa è una dinamica ricorrente nel mito greco. Gli dei, pur essendo responsabili di numerose ingiustizie, raramente subiscono conseguenze dirette per i loro atti, mentre gli esseri umani, e in questo caso Medusa, ne pagano il prezzo. La versione di Ovidio ci riporta non solo il racconto di un'impresa eroica, quella di Perseo, offre in più una riflessione complessa sul potere, sulla punizione divina e sulla condizione femminile nel mondo antico. Il suo racconto ci invita a riflettere sull'arbitrarietà delle pene inflitte dagli dei e sulla vulnerabilità delle figure femminili, che spesso si trovano coinvolte in vicende tragiche, non per colpa loro, ma per il volere di entità superiori. Confrontando brevemente entrambe le versioni, si può convenire che Medusa in Esiodo rappresenta il caos primordiale che deve essere sconfitto dall'eroe civilizzatore. In Ovidio, la triste sacerdotessa incarna la tragedia della bellezza e dell'innocenza, rovinate da un fato avverso. Le tre storie che abbiamo esplorato oggi, Eracle e le sue fatiche, il mistero di Ecuba e la tragedia di Medusa, ci ricordano quanto sia complesso e sfaccettato il patrimonio mitologico greco. In ogni racconto possiamo trovare molteplici livelli di lettura, da quello più immediato, dell'avventura eroica, a quello più profondo, della ricerca spirituale, fino all'analisi delle dinamiche sociali e politiche dell'antichità. Forse l'insegnamento più importante che possiamo trarre è che anche le storie più note possono nascondere verità inaspettate.
Come il tunnel ritrovato sotto Troia ha confermato un'antica leggenda, così ogni mito può contenere un nucleo di verità che attende solo di essere scoperto. Sta a noi, come eredi e lettori di questa tradizione ultramillenaria, continuare a interrogare questi racconti, cercando in essi non solo il piacere della narrazione, ma anche quella saggezza antica che ancora oggi riesce ad illuminare il nostro cammino. Prima dei titoli di coda e dei ringraziamenti ti do appuntamento alla prossima puntata. Parleremo finalmente di uno degli eroi greci più amati, il furioso figlio di Tideo, l'invincibile Diomede. Ti aspetto. Fatti sentire, la tua opinione è l'arma segreta di questo podcast. Se questo episodio ti ha fatto vibrare le corde dell'anima, fammelo sapere con un commento ed un like. Ma non fermarti qui, condividi questo episodio con i tuoi amici. Condividere è il modo più potente e sincero per far crescere il nostro canale. E se vuoi sempre essere aggiornato sui nuovi episodi, iscriviti ora, così non ti perderai una nuova uscita. Questo progetto non è solo mio, è tuo. Se vuoi plasmare il destino di questo podcast, clicca sul link TP nella descrizione. Scoprirai un mondo di opportunità per contribuire e anche qualche vantaggio. Ogni tuo gesto è una tessera fondamentale nel mosaico della nostra avventura. E se anche per ora non puoi supportarmi, visita comunque TP con lo stesso link. Ci sono tante novità e aggiornamenti sulle varie puntate che non vorrei certo perderti. Nei post rispondo alle richieste e alle curiosità degli ascoltatori, inviate sulle varie piattaforme. È il posto giusto per avere risposte dirette alle tue domande. Hai appena ascoltato un episodio del podcast Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico, raccontate da me, Alessandro Gelain. Grazie per esserti sintonizzato. Apple, Spotify, Castbox, Spreaker, scegli tu. Iscriviti a questo podcast sulla tua piattaforma preferita. Ci sentiamo al prossimo episodio.